Inter, Urawa Red Diamonds 2-1. Dopo il pareggio contro il Monterrey, l'Inter vince la sua prima partita in questo mondiale per club, lo fa in rimonta, ribaltando uno svantaggio, cosa che è capitata molto raramente quest'anno, e dunque registriamo questa novità positiva in termini di spirito, diciamo così, della nostra nuova Inter che sta nascendo. È una vittoria soprattutto che mette l'Inter in una buona posizione per raggiungere il primo obiettivo di questo mondiale, ovvero la qualificazione agli ottavi di finale, perché adesso ci sono delle combinazioni favorevoli, con anche una possibilità di un biscottone con il River Plate all'ultima che potrebbe favorire entrambe, ma tra poco ci arriveremo. In questo episodio del nostro format, come sempre il giorno dopo la partita, voglio portarvi però innanzitutto 5 cose che potreste non aver visto, con dei dati, con delle considerazioni di campo che si legano anche a dei discorsi di mercato che dobbiamo fare, e anche dei discorsi su dei singoli, da Luis Enrique a Barella e non solo, che stanno accendendo varie discussioni in queste ore nel nostro club di Passione Inter, ma non soltanto. E allora ben ritrovati amiche e amici passioni interisti, vi invito a lasciare un mi piace se non l'avete ancora fatto, clic sul tasto iscriviti, così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti e ci spingete verso i 100.000 iscritti che vediamo lì ad un passo, e dovete aiutarci a raggiungerlo. Di solito in questo format io vi porto 5 considerazioni sparse senza seguire un ordine preciso. Oggi però secondo me è importante partire da alcuni dati che testimoniano che l'Inter affrontava una squadra sicuramente di livello più basso, contro cui sicuramente l'Inter doveva vincere. L'Inter ha avuto un dominio che si ritrova anche nei numeri, con 82% di possesso palla, 2.26 di expected goal contro lo 0.45 dell'Urawa, 26 tiri a 5 con l'Inter che ha completato 745 passaggi contro i 113 solamente della formazione giapponese, che ha completamente rinunciato a giocare, soprattutto a maggior ragione dopo aver trovato il gol del vantaggio, facendo una fase difensiva molto organizzata, molto ordinata. A un certo punto era diventato anche un 6-4-0 come modulo quello dei giapponesi, che ecco, questo dominio si rivede anche nel grafico che trovate qui sotto, dove le barre verdi sono la produzione di gioco dell'Inter, le barre blu sono quelle dell'Urawa, e se non vedete praticamente barre blu, se non in maniera quasi impercettibile, è proprio perché la produzione della formazione giapponese è stata quasi completamente assente. Ha saputo approfittare di un errore del nostro Di Marco, e poi a cascata tutta la difesa una serie di errori, ed è un tema che dovremo affrontare con l'Inter che sta subendo gol soprattutto nei primi tempi, ed è una cosa da tenere sotto osservazione. È un Inter che ha avuto un dominio che non si è però tradotto in una mole esasperata, esagerata, ecco, di occasioni da gol, ma in generale è un'altra partita di questo mondiale che testimonia una sensazione che ho io, ma ditemi se siete d'accordo o meno, che le squadre non europee, diverse squadre non europee, stanno mettendo su questa competizione un focus, un'attenzione, una voglia superiore a diverse squadre europee. Poi nell'Inter, al di là di questo, si aggiunge anche una serie di difficoltà che conosciamo, inclusi i vari assenti, le varie assenze per infortuni, che non sono un alibi, ma sono un dato di fatto su cui torneremo tra poco. La seconda cosa che volevo farvi notare, non so se vi siete accorti, forse sì, ma l'Inter sta segnando quasi esclusivamente su calcio piazzato nelle ultime settimane, perché 6 degli ultimi 8 gol dell'Inter sono arrivati da calcio piazzato. 3 di questi sono arrivati da calcio d'angolo. Aggiungiamoci poi che il secondo gol contro l'Urawa, non so se ci avete fatto caso, ma nasce anche da una rimessa laterale che è stata battuta un 15-20 metri più avanti da Mkhitaryan quasi, quindi anche questo non è un calcio piazzato, ma è un gol che arriva un pochino così. Ma al di là di questo, che verrà adesso utilizzato come polemica dagli anti-interisti sicuramente, attenzione all'importanza dei calci piazzati, che per l'Inter stanno diventando fondamentali, soprattutto quando vai ad affrontare squadre come queste, con questa fase difensiva così attenta e così totale. Quando si parla dell'addio di Çalhanoğlu, stavamo dicendo nel club di Passione Inter, attenzione anche a questo, perché la qualità dei battitori dei piazzati all'Inter non può calare, sono veramente troppo importanti i calci piazzati. Terza considerazione, terza cosa che volevo farvi sottoporvi in questa partita è relativa alla nuova Inter di Chivu che sta cominciando ad intravedersi. Questa è un'altra partita da cui non possiamo tirar fuori delle indicazioni definitive, perché è ancora un Inter molto embrionale, con pochi giorni di lavoro a disposizione, e questa, lo ripeto, è la coda della stagione 24-25. Ma
Intanto Chivu ci dà dei segnali, ci ribadisce di non essere un allenatore dogmatico, ci ribadisce di essere un allenatore che prova cose diverse anche dentro la stessa partita. Ha provato il 3-4-2-1 all'inizio, loro però erano troppo bassi e schiacciati, ha capito che non andava bene, quindi è tornato sul 3-5-2 e ha ritrovato alcune certezze per diversi giocatori. Quindi prima aveva provato ad essere più verticale con le imbucate e la riaggressione, poi è passato di più dai cross con l'inserimento di Pio Esposito. In generale è un Christian Chivu che secondo me in questa fase sta provando anche ad adattare quello che ha a disposizione nel nuovo sistema del 3-4-2-1, cioè con il materiale che ha a disposizione sta provando a fare delle cose nuove. Allo stesso tempo però, al di là del fatto che loro giocavano troppo bassi per poter andare avanti con questo stile di gioco, secondo me già senza Inzaghi perdi diversi meccanismi e perdi diverse cose. In più senza tanti big, perché rispetto all'Inter tradizionale di Inzaghi mancavano in difesa Pavard e il suo sostituto Bissek, Acerbi e Bastoni dietro e già hai ribaltato la fase di costruzione iniziale. Ti mancavano Mkhitaryan e Çalhanoğlu dal primo minuto, ti mancava Dumfries, ti mancava Marcus Thuram, ti mancavano Frattesi, Zielinski, eccetera. Ripeto, non sono alibi, però è un dato oggettivo che ti vengono a mancare tanti meccanismi, tanti meccanismi. E quindi, secondo me, venendoti a mancare i meccanismi, emergono i limiti di una rosa che, ripeto, per me è stata fatta overperformare da Inzaghi, che è stato un valore aggiunto con i suoi limiti, con i suoi difetti, ma è stato un valore aggiunto. E quindi mi viene da dire, pensando anche al mercato, se vuoi proseguire su questa strada, o aggiungi veramente delle qualità importanti, perché con l'addio di Inzaghi, con dei meccanismi che si sono persi, vengono fuori dei limiti di questa rosa, quindi o aggiungi qualità pesanti e veramente importanti, oppure sul mercato, secondo me, devi andare un po' più in direzione di Christian Chivu, con delle scelte molto nette, molto evidenti. Per fare il 3-4-2-1, cosa su cui Chivu sta lavorando, sta ragionando in maniera piuttosto evidente, all'Inter mancano dei giocatori, secondo me, da poter inserire con qualità in quella zona lì. Ditemi voi che ne pensate. Um, Quarta cosa che volevo sottoporvi è relativa a due uomini chiave, secondo me. Cioè, Chivu, secondo me, sta costruendo questa sua prima Inter al mondiale attorno a due giocatori. Il primo è Lautaro Martinez, che anche qua tante discussioni, però ecco, il mondiale per club in questo momento è molto marcato da Lautaro che nella prima partita un gol annullato, un'occasione fallita clamorosa, in questa partita una traversa e un altro gol. In generale nel 2025 ha segnato 10 gol in 10 partite internazionali e, se non ho letto male la cartella Opta, tra i giocatori di Serie A è quello con più gol nel 2025, 17 gol in 29 partite giocate. Il secondo giocatore attorno a cui Chivu sta costruendo questa sua Inter è Nicolò Barella. Contro il Monterrey era stato il miglior giocatore per palloni toccati, per passaggi riusciti, per tiri e per dribbling. Era stato il primo in tutte queste statistiche, e anche per palloni toccati nell'area di rigore avversaria aveva dei dati altissimi. Contro l'Urawa Red Diamonds dovrei avere dei dati anche, ecco. Barella è stato il primo per dribbling riusciti in percentuale, per contrasti, per expected goal e per tiri. È stato il secondo per palloni giocati, ha vinto 7 duelli e ha creato 7 occasioni da gol. Quindi è un Barella che, come diciamo anche in diretta, può giocare più semplice in diverse cose, può fare delle cose anche meno esagerate, però 143 palloni giocati in questa partita è inevitabilmente un motore di questa Inter di Chivu in questo momento, sta giocando a tutto campo, inevitabile che poi diciamo, alzando così tanto la soglia della prestazione, anche gli errori possano aumentare. L'ultimo tema poi è quello relativo a Luis Enrique. Ho letto delle pagelle con voti veramente devastanti su Luis Enrique, 4 in pagella, 4 e mezzo, valutazioni veramente molto, molto basse per un giocatore che nel secondo tempo secondo me è peggiorato abbastanza come prestazione, che poi Chivu ha avuto la lucidità e la bravura nel cambiarlo con una mossa che poi è risultata vincente. Vi do alcuni numeri della prestazione di Luis Enrique e voglio sapere anche i vostri commenti. Con Lautaro è il giocatore che ha toccato più palloni nell'area di rigore avversaria, quindi Lautaro e Luis Enrique sono quelli che hanno toccato più volte il pallone nell'area di rigore avversaria. 3 dribbling riusciti su 5. Qua ho letto non salta mai l'uomo, non supera mai l'uomo. In realtà io, ragazzi, sono andato a vedere nell'ultima stagione di Serie A il miglior dribblatore dell'Inter era Zalewski, che aveva una media di 0,8 dribbling riusciti a partita,
0,8 dribbling usciti a partita. Luis Enrique in questa partita ne ha fatti 3, quindi quasi il triplo rispetto, anzi più del triplo del miglior dribblatore della stagione di Serie A all'Inter. È un giocatore che deve entrare sicuramente nei meccanismi, deve migliorare sui cross. Dicevamo ieri, mentre eravamo live, dicevamo: ma perché dribbla sempre andando verso l'interno del campo, verso diciamo la parte interna dell'area di rigore? Forse ha ancora dentro quei meccanismi al Marsiglia dove lui nasceva esterno offensivo, ma giocava a sinistra, quindi rientrava poi sul destro. All'Inter questa cosa secondo me non va molto bene, perché intanto non la vedevamo fare in precedenza, e quindi dentro i meccanismi di Inzaghi, che un po' ci sono ancora, un giocatore che dalla fascia rientra verso il centro così per andare sul mancino, non siamo abituati e qualche cortocircuito si crea, ma soprattutto per le sue caratteristiche secondo me deve migliorare nel tentativo di andare sul fondo per tentare il cross, soprattutto quando poi era entrato più Esposito. Quindi vedremo se questa cosa poi la migliorerà. È chiaro che in fase difensiva ha diversi limiti, c'è anche una sua disattenzione in occasione del primo gol piuttosto evidente. La mia sensazione però in generale su questo giocatore è che sia arrivato con molto scetticismo, anche da parte mia assolutamente, ma che si sta traducendo in un marchio, è stato già bollato secondo me da tanti tifosi, e quindi a meno che non faccia veramente dei solchi sulla fascia, non dribbli 6-7 uomini e faccia un po' tutto da solo, verrà puntualmente massacrato. Ecco, secondo me non è la migliore delle prospettive per iniziare una stagione in cui bisogna avere pazienza sui giovani, bisogna inserire giocatori nuovi e bisogna cambiare varie cose. Questa però è puramente la mia opinione. Al di là di questo, la cosa più importante comunque che ci resta è la vittoria, che serve un po' anche a mettere un freno ad una caduta che sembrava quasi inarrestabile da un punto di vista mentale soprattutto. Serviva vincere, quindi soprattutto per la testa dei giocatori, ma anche dei tifosi, secondo me. Quindi il gol di Valentin Carboni, che è entrato molto bene, e ne parleremo in diretta alle 19:30 in maniera più approfondita, pesa tanto per la qualificazione, pesa tanto per la testa, pesa anche a livello economico, perché il pareggio vale 900.000 euro, la vittoria vale 1.900.000, quindi già ti vale 1 milione in più quel gol lì, e potenzialmente vale altri 7 milioni, perché il passaggio del turno, come detto, vale 7 milioni nelle casse dell'Inter, ed è un passaggio del turno adesso molto più vicino, perché nel frattempo il River Plate nella notte ha pareggiato contro il Monterrey 1-0-0, che in realtà è un buon risultato per noi. Perché adesso l'Inter si qualifica agli ottavi di finale del Mondiale per club se vince contro il River Plate, e in questo caso si prende anche il primo posto del gruppo E, che vorrebbe dire affrontare la seconda squadra del gruppo con Fluminense, Borussia Dortmund, eccetera, con la prospettiva tra l'altro di incrociare, vedremo, Simone Inzaghi eventualmente ai quarti di finale con l'Al-Hilal, dipende un po' dalle varie combinazioni, ma vedremo. Quindi l'Inter si qualifica se vince contro il River, oppure se il Monterrey non vince contro l'Urawa, e in questo caso l'Inter potrebbe permettersi addirittura di pareggiare o perdere. In generale però, attenzione, come dicevamo, all'ipotesi biscotto, perché se l'Inter pareggia con River Plate va a 5 punti. A 5 punti ci sarebbe anche il River, quindi River e Inter a 5. Il Monterrey dovrebbe battere l'Urawa, anche il Monterrey andrebbe a 5 punti. Quindi ci sarebbero River, Inter e Monterrey a 5 punti. Come si decide qua allora chi passa il turno, visto che passano le prime due? Allora, il primo criterio è la classifica avulsa tra le tre squadre, ma avendo le tre squadre pareggiato tutte tra loro, sarebbero alla pari. Quindi si va al secondo criterio, e qui è molto importante il secondo criterio, perché per passare il turno non conta la differenza reti complessiva, che se il Monterrey dovesse vincere sarebbe superiore a quella dell'Inter, ma conta la differenza reti negli scontri diretti. Quindi siccome tutte le squadre hanno pareggiato tra loro, River, Monterrey e Inter tra loro hanno pareggiato, anche qua la differenza rete negli scontri diretti è pari. Quindi si va addirittura al terzo criterio. Il terzo criterio è il numero di gol segnati negli scontri diretti. E qui l'Inter avrebbe un gol segnato, quello contro il Monterrey avrebbe un gol segnato in questa classifica, e il River Plate avrebbe 0 gol segnati. Quindi questo significa che con lo 0-0 passa l'Inter insieme al Monterrey, sempre se si arriva tutti a quota 5. Con l'1-1 l'Inter passa sicuramente, poi dipende
da River Monterrey, quello che succede a livello di differenza reti complessiva, chi passa tra River e Monterrey. Dal 2-2 in avanti, invece, tra Inter e River, se Inter e River fanno 2-2, 3-3, 4-4, eccetera, eccetera, Inter e River Plate passano entrambe, a prescindere da quello che sarà il risultato del Monterrey. Quindi Inter e River Plate potrebbero, tra virgolette, mettersi sulla carta d'accordo per un 2-2 che le farebbe passare entrambe, cosa che purtroppo da italiani ce lo ricordiamo un 2-2 dal sapore di biscotto al mondiale, non sarebbe una cosa bellissima, vedremo che cosa accadrà. Per l'Inter però, come detto, anche un pareggio permetterebbe di passare il turno, mentre River e Monterrey se la giocano anche in base al risultato che fa il Monterrey e alle varie combinazioni di risultato. Fatemi sapere che ne pensate anche voi, so che sono delle combinazioni difficili, però penso che il tema e il messaggio sia passato. Vi aspetto nei commenti, ci rivediamo poi in diretta alle 19:30 come sempre per approfondire e analizzare i vostri commenti. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.